La sua ascesa fu fulminea, la sua caduta inevitabile. Io sono colui che ha bruciato il mondo per cercare di salvarlo. Sono colui che ha raccolto una corona dal fango della rivoluzione e l'ha innalzata fino a toccare le stelle, solo per vederla cadere sotto il peso della mia stessa ambizione. Voi conoscete il mio nome, lo avete letto nei libri di scuola, lo avete visto scolpito nel marmo degli archi di trionfo, ma non conoscete l'uomo che respirava sotto l'uniforme verde dei cacciatori della guardia. Dimenticate per un istante il generale di bronzo, dimenticate l'imperatore di ghiaccio. Avvicinatevi. Io sono Napoleone Bonaparte e questa è la mia confessione. L'unica battaglia che non ho mai potuto vincere. Quella contro il tempo e contro l'ingratitudine degli uomini. Tutto è iniziato su un'isola di roccia e vento, la Corsica. Sono nato nell'anno 1769, ad Ajaccio, in una casa che odorava di mare, di macchia mediterranea e di orgoglio ferito. La mia patria era appena stata venduta alla Francia come una merce qualsiasi e io sono cresciuto odiando quei francesi che camminavano per le nostre strade come padroni arroganti. Ero un bambino magro, pallido, con la testa troppo grande per il corpo, i capelli lunghi e unti e un carattere che definirei vulcanico. Quando, grazie a una borsa di studio reale, fui mandato in Francia all'Accademia Militare di Brienne, compresi per la prima volta cosa significasse essere veramente solo. I miei compagni, figli di duchi e marchesi che non avevano mai lavorato un giorno in vita loro, ridevano del mio accento italiano marcato, storpiavano il mio nome chiamandomi la paillonné, la paglia nel naso. Ero lo straniero, ero il povero, ero il selvaggio. Ma mentre loro giocavano e ridevano nei giardini curati, io mi chiudevo in biblioteca e leggevo. Divoravo la storia, mi nutrivo delle vite di Alessandro Magno e di Cesare, tracciavo mappe di imperi che esistevano solo nella mia testa. Loro avevano il sangue blu e i titoli ereditari, ma io avevo il fuoco nelle vene e una volontà di ferro. Giurai a me stesso, nelle notti fredde di quel collegio, che un giorno quei nobili che mi disprezzavano si sarebbero inchinati al mio passaggio. E ho mantenuto la promessa, se l'ho mantenuta. La mia ascesa non è stata un cammino lineare, è stata un'esplosione violenta. Il destino mi ha atteso sotto la pioggia torrenziale di Tolone, nell'anno 1793. La città era in mano agli inglesi. I generali della Repubblica erano incompetenti, corrotti e pavidi. Io ero solo un capitano d'artiglieria di 24 anni, piccolo e sconosciuto, ma vedevo ciò che loro non vedevano. È lì che sta Tolone, dissi indicando una piccola fortificazione sulla mappa, le Guillette. Se prendevamo quella collina, la flotta inglese avrebbe dovuto fuggire o bruciare. Mi diedero ascolto solo perché erano disperati. Ho combattuto in prima linea, nel fango, ho sentito il morso freddo di una baionetta nemica nella mia coscia, ho respirato il fumo nero dei cannoni finché non mi ha riempito i polmoni. Quando Tolone cadde, il capitano Bonaparte morì e nacque il generale. In una notte, il mondo si accorse che c'era una nuova forza con cui fare i conti. Ma la guerra, amici miei, è solo una parte della mia anima, forse la più facile da gestire. C'è un'altra fame che mi ha divorato con la stessa ferocia: l'amore. A Parigi, in quei salotti decadenti dove la ghigliottina era appena stata smontata e la vita riprendeva con una frenesia quasi isterica, incontrai lei, Rose Taché de la Pagerie, una vedova creola venuta dalla Martinica. Aveva 6 anni più di me, aveva i denti rovinati dallo zucchero delle piantagioni e per questo sorrideva sempre a bocca chiusa, in un modo enigmatico che mi faceva impazzire. Io la ribattezzai Giuseppina. Non era solo una donna, era l'eleganza fatta carne, era la Francia stessa che si concedeva a me. Mi innamorai di lei con la violenza di un uragano tropicale. Le scrivevo lettere dal fronte italiano, nell'anno 1796, mentre conquistavo Milano e umiliavo l'Austria con un esercito di straccioni senza scarpe. Non bevo, non mangio, non dormo senza pensare a te.
le scrivevo. Le chiedevo di non lavarsi prima del mio ritorno, perché volevo sentire su di lei l'odore della sua essenza naturale, selvaggia come la mia. Ma mentre io le offrivo bandiere nemiche e le chiavi di città conquistate, lei mi offriva il tradimento. A Parigi, mentre io combattevo nel fango di Arcole rischiando di affogare in una palude sotto il fuoco austriaco, lei si divertiva nel letto di un piccolo ussaro, Hippolyte Charles. Quando lo scoprì, qualcosa dentro di me si spezzò per sempre. Un vetro che va in frantumi e non si può più incollare. L'idealista morì quel giorno. Compresi che il cuore umano è un terreno infido quanto una palude e che non ci si può fidare di nessuno. Le donne sono l'occupazione dell'ozioso e lo svago del guerriero, dissi poi con amarezza per mascherare il dolore. Ma la verità è che non ho mai smesso di amarla, nemmeno quando il dovere mi impose di ripudiarla. Lei era il mio talismano, la mia fortuna, la mia stella. La mia gloria correva più veloce dei miei pensieri. L'Egitto, le piramidi che ci guardavano dall'alto dei loro 40 secoli, il sogno di emulare i grandi conquistatori dell'antichità, interrotto dalla distruzione della mia flotta ad Abukir. E poi il ritorno in Francia, il colpo di stato del 18 Brumaio, nell'anno 1799. Ricordo ancora il terrore freddo nell'orangerie di Saint-Cloud, quando i deputati mi si scagliarono contro urlando «Fuori legge! Abbasso il dittatore!». Mi strattonarono, cercarono di pugnalarmi. Io, che non avevo mai tremato di fronte ai cannoni austriaci, impallidii di fronte a quelle toghe urlanti. Fu mio fratello Luciano, e furono i miei granatieri a salvarmi, entrando con le baionette innestate. La democrazia uscì dalla finestra, letteralmente, e io rimasi solo al centro della sala. Il primo console, il padrone della Francia. Avevo 30 anni, eppure non bastava. Sentivo che il mio potere era fragile, minacciato dalle congiure dei realisti e dalle bombe degli anarchici. Avevo bisogno di incutere terrore e rispetto. E lo feci con un atto che ancora oggi macchia la mia coscienza, un'ombra che non sono mai riuscito a lavare via. Nell'anno 1804 ordinai il rapimento del duca d'Enghien, un giovane principe borbonico innocente che viveva in Germania. Lo feci trascinare nel castello di Vincennes e fucilare in un fossato, di notte, alla luce tremolante delle lanterne, senza avvocati, senza un vero processo. Volevo dimostrare alle monarchie d'Europa che il mio sangue era rosso quanto il loro e che non avrei esitato a versarlo per difendere la mia corona. Talleyrand, quel diavolo zoppo, disse che fu peggio di un crimine, fu un errore. Forse aveva ragione. Da quel momento per i re d'Europa non fui più un generale fortunato, ma un mostro, un usurpatore, un assassino da abbattere a ogni costo, per legittimare il mio potere, per rendere sacro ciò che avevo preso con la forza. Decisi di diventare imperatore. La cerimonia a Notre Dame, il 2 dicembre dell'anno 1804. Il Papa Pio VII era venuto da Roma, costretto, tremante di freddo in quella cattedrale immensa, addobbata per nascondere le ferite della rivoluzione. Al momento culminante, non aspettai che il Santo Padre mi ponesse la corona sul capo. La presi io, con le mie mani ferme, e me la posi sulla testa. Poi incoronai Giuseppina che piangeva di gioia e terrore. Fu un messaggio al mondo intero. Dio mi ha dato la forza, ma la corona me la sono guadagnata io. Non dovevo nulla a nessuno, se non alla mia spada e al popolo francese che mi acclamava. Ma la corona è pesante, amici miei, più pesante del piombo. Le coalizioni nemiche si formavano contro di me come onde contro uno scoglio. Austria, Russia, Inghilterra, Prussia, tutti volevano la mia testa. E io risposi con il genio puro. Austerlitz, Austerlitz, il capolavoro della mia vita. Era il 2 dicembre dell'anno 1805, l'anniversario esatto della mia incoronazione. Attirai i russi e gli austriaci sulla piana di Pratzen, fingendomi debole, fingendo di ritirarmi. Lasciai che credessero di avermi in pugno, lasciai che l'arroganza li accecasse. Quando il sole sorse, quel famoso sole di Austerlitz, rosso sangue che sciolse la nebbia del mattino, scatenai l'inferno.
Li vidi cadere a migliaia. Vidi i loro reggimenti fuggire sui laghi ghiacciati e ordinai ai miei artiglieri di sparare sul ghiaccio, non sugli uomini. Il ghiaccio si ruppe con un boato spaventoso e l'armata russa sprofondò nelle acque nere e gelide. Fu terribile, fu magnifico. Ero il dio della guerra, ero il padrone d'Europa. Ridisegnavo i confini delle nazioni sul tavolo della colazione come un bambino disegna su un foglio. Davo troni ai miei fratelli come se fossero giocattoli. Girolamo in Vestfalia, Luigi in Olanda, Giuseppe a Napoli e poi in Spagna, mia sorella Elisa in Toscana. Volevo creare una federazione di popoli liberi sotto la guida della Francia, o forse volevo solo che il mio nome fosse pronunciato in ogni angolo del continente con reverenza. Ma c'era un vuoto nel mio palazzo dorato. Giuseppina non poteva darmi un figlio. L'impero aveva bisogno di un erede, di sangue reale per mescolarsi al mio sangue corso e renderlo eterno. Dovetti compiere il sacrificio supremo. Il divorzio da Giuseppina fu la mia più grande sconfitta personale. Sentire le sue urla disperate nel palazzo delle Tuileries, vedere le sue lacrime mentre firmava l'atto di rinuncia. Mi strappai il cuore dal petto e lo sostituii con una pietra di Stato. Sposai Maria Luisa d'Austria, una ragazzina di 19 anni, nipote di quella Maria Antonietta che la Francia aveva decapitato. Un ventre per l'impero. Mi diede un figlio, il re di Roma, ma non mi diede mai il calore, la complicità e la magia che la mia prima moglie possedeva. E così arriviamo all'apice, al momento in cui l'uomo si crede onnipotente e dimentica di essere mortale. L'anno 1812. Guardai a est, guardai verso la Russia. Lo zar Alessandro, che un tempo chiamavo fratello e baciavo sulle guance, mi aveva tradito aprendo i porti alle merci inglesi. Non potevo tollerare l'insulto. Radunai la più grande armata che la storia avesse mai visto, la Grande Armée. 600.000 uomini. Una marea di umanità che parlava 20 lingue diverse, un drago d'acciaio e cuoio che si estendeva per chilometri. Attraversai il fiume Niemen in una giornata di giugno. Il cielo era limpido, ma il mio cavallo scartò improvvisamente, facendomi cadere sulla sabbia. Qualcuno mormorò: un cattivo presagio, un romano tornerebbe indietro. Ma io non ero un romano, io ero il destino. E il destino mi stava chiamando verso l'abisso bianco, verso le steppe infinite dove la mia gloria sarebbe stata sepolta sotto un sudario di neve. Non sapevo ancora che stavo marciando verso la fine del mio mondo. Le steppe. Non potete immaginare il silenzio delle steppe russe se non vi siete mai stati. È un silenzio che urla, un vuoto che ti entra nelle ossa e ti sussurra che non sei il benvenuto. Avevo marciato con 600.000 uomini, un fiume di acciaio, cuoio e speranze che faceva tremare la terra al suo passaggio, convinto che lo zar Alessandro mi avrebbe chiesto pace dopo una o due battaglie campali, come avevano fatto tutti gli altri. Mi sbagliavo. I russi non combattevano come gli europei, si ritiravano. Bruciavano i loro villaggi, avvelenavano i pozzi, portavano via il bestiame, distruggevano i raccolti. Ci lasciavano solo terra bruciata e orizzonti infiniti che ci inghiottivano giorno dopo giorno. La fame iniziò a serpeggiare tra le truppe prima ancora del nemico. Arrivammo a Borodino il 7 settembre dell'anno 1812. Fu una macelleria, non una battaglia. Non c'era genio tattico quel giorno, solo la forza bruta di due imperi che si scagliavano l'uno contro l'altro come due tori inferociti. Il fiume Moscova si tinse di rosso scuro. Vinsi, tecnicamente. Il campo era mio. Ma a quale prezzo? 40 generali morti o feriti, 30.000 francesi che non si sarebbero mai più rialzati. E i russi si ritirarono ancora, svanendo nella nebbia come spettri, rifiutando di arrendersi. Una settimana dopo entrai a Mosca. Credevo fosse la fine della guerra. Mi aspettavo una delegazione di boiardi vestiti d'oro con le chiavi della città su un cuscino di velluto, pronti a implorare pietà. Invece trovai una città fantasma. Le strade erano deserte, le case vuote, il silenzio rotto solo dal vento che sbatteva le persiane. Solo pochi criminali liberati dalle prigioni vagavano tra i palazzi.
Mi stabilii al Cremlino, pensando di aver vinto. Ma quella notte il cielo si tinse di arancione. Non fui io a dare l'ordine. Furono loro. Il governatore Rostopchin aveva ordinato di bruciare la città santa pur di non lasciarla a me. Guardai dalle finestre del Cremlino mentre Mosca diventava un oceano di fuoco. Le fiamme erano così alte che si potevano leggere le lettere a chilometri di distanza. Sentii il calore sul viso e compresi, con un brivido che non aveva nulla a che fare con il freddo, che avevo perso. Non si può sconfiggere un popolo che preferisce distruggere la propria capitale piuttosto che cederla. Aspettai per settimane, tra le ceneri ancora calde, una lettera dello zar che non arrivò mai. E poi arrivò lui, il generale Inverno. Il 19 ottobre ordinai la ritirata. Fu l'inizio dell'Apocalisse. La temperatura crollò improvvisamente. -20, -30 gradi. I cavalli morivano congelati in piedi e i soldati, impazziti dalla fame e dal freddo, si gettavano sulle carcasse ancora calde per strappare brandelli di carne cruda o per infilarsi dentro le pance aperte degli animali alla ricerca di un ultimo, disperato calore. Ho visto uomini, veterani decorati che avevano marciato con me dalle piramidi d'Egitto sotto il sole cocente, sedersi nella neve per riposare un istante e non rialzarsi mai più, trasformati in statue di ghiaccio in pochi minuti. Ho visto la follia negli occhi di chi, per sopravvivere, arrivò a cibarsi dei compagni caduti. E poi il fiume Berezina, l'acqua nera e gelida, i ponti costruiti dai miei ingegneri olandesi che lavoravano nell'acqua fino alla vita e morivano di ipotermia uno dopo l'altro per permettere all'esercito di passare. Fu un orrore che ancora oggi popola i miei incubi e che mi sveglia di soprassalto. Tornai a Parigi lasciando dietro di me un cimitero lungo 2000 chilometri. Della Grande Armée non restava che un pugno di spettri malati e laceri. E l'Europa, sentendo l'odore del mio sangue, si sollevò. Tutti contro di me. Nell'anno 1813, a Lipsia, nella battaglia delle Nazioni, fui tradito dai miei alleati sassoni che girarono i cannoni contro di noi nel bel mezzo dello scontro. Fui costretto a ripiegare. La Francia, la mia sacra Francia, era invasa da ogni lato. E qui, nell'anno 1814, avvenne il tradimento più doloroso. Non quello dei nemici, ma quello degli amici. I miei marescialli, uomini che avevo coperto d'oro e titoli, uomini che avevo reso principi e duchi, Ney, Marmont, Lefebvre, vennero da me a Fontainebleau. Erano stanchi. Volevano godersi le loro ricchezze. Si rifiutarono di marciare su Parigi per difenderla. «L'esercito obbedisce ai suoi generali», disse Ney con voce ferma. «L'esercito obbedisce a me», urlai io, sbattendo il pugno sul tavolo. «Sire, l'esercito obbedisce ai suoi generali», ripeté lui, guardandomi negli occhi senza abbassare lo sguardo. Capii che era finita. Rimasi solo in quelle grandi stanze vuote. La disperazione mi prese alla gola come una mano gelida. Portavo al collo, fin dai tempi della campagna d'Egitto, un sacchetto di seta nera contenente del veleno, oppio e altre sostanze, per non cadere vivo in mano nemica. Quella notte lo sciolsi in un bicchiere d'acqua e lo bevvi. Volevo morire come un Cesare, non vivere come un prigioniero umiliato. Ma il veleno era vecchio, aveva perso la sua potenza letale. Mi procurò solo spasmi atroci, vomito e una sofferenza indicibile per ore, ma non mi uccise. Il destino, crudele e beffardo, mi negò anche la pace della morte. Dovetti abdicare. Salutai la mia vecchia guardia nel cortile del castello. Baciai la bandiera tricolore, baciai l'aquila imperiale e piansi davanti a loro. Loro piansero con me, uomini duri che non avevano mai versato una lacrima di fronte alla morte. Mi esiliarono all'Elba, un'isola minuscola, un sasso nel Mediterraneo. Loro credevano che mi sarei accontentato di governare un regno da operetta, di organizzare balli e costruire strade per 4 pescatori e contadini. Ma non si può chiudere un'aquila in una gabbia per canarini e aspettarsi che smetta di volare. Guardavo il mare, guardavo verso la Francia. Sapevo che i Borboni erano tornati sul trono, grassi, arroganti e vendicativi. Non avevano imparato nulla
e non avevano dimenticato nulla. Il popolo era scontento. I miei soldati erano trattati come cani. E così, nell'anno 1815, fuggii. Il volo dell'aquila. Sbarcai a Golfe Juan con meno di 1000 uomini. Fu una marcia trionfale, non una guerra. Alla Fre mi trovai di fronte al 5° reggimento di linea, mandato dal re per arrestarmi o uccidermi. Erano schierati con i fucili puntati contro di me. C'era un silenzio di tomba. Scesi da cavallo. Avanzai da solo verso di loro, offrendo il petto al tiro. Aprì il mio cappotto grigio, mostrando la divisa che conoscevano bene. «Soldati del quinto!» urlai con la voce che aveva comandato ad Austerlitz. «Riconoscete il vostro imperatore. Se c'è qualcuno tra voi che vuole uccidere il suo imperatore, eccomi!» Un secondo che parve un'eternità. Poi un grido esplose come un tuono, facendo tremare le montagne. «Vive l'Empereur!» I soldati buttarono i fucili a terra, corsero verso di me, piansero, mi toccarono le vesti e gli stivali come se fossi un santo risorto. Riconquistai la Francia senza sparare un solo colpo. Entrai a Parigi portato in trionfo, ma sapevo che era solo l'inizio della fine. L'Europa non mi avrebbe mai perdonato questo ritorno. Waterloo, 18 giugno dell'anno 1815. Il nome che è diventato sinonimo di sconfitta eterna. Pioveva. Dio quanto pioveva. La terra era fango liquido. I miei cannoni, le mie belle figlie, come le chiamavo, non potevano muoversi. Sprofondavano nella melma fino ai mozzi. Dovetti ritardare l'attacco di ore preziose. Quel ritardo mi costò l'impero. Dall'altra parte c'era Wellington, l'inglese di ferro. Si era trincerato dietro un crinale, invisibile. Lanciai contro di lui la furia di Ney, che caricò con la cavalleria in modo folle, senza supporto della fanteria. I quadrati inglesi resistettero. Vedevo i miei corazzieri infrangersi contro quei muri di baionette rosse come onde contro la scogliera. E poi, nel pomeriggio, vidi una nuvola di polvere a est. Sperai fosse Grouchy, il mio maresciallo che avevo mandato a inseguire i prussiani. «Grouchy!» gridavano i miei uomini con speranza. Ma non era Grouchy. Erano bandiere nere. Erano i prussiani di Blücher. «Arrivo vecchio e malato», aveva detto il vecchio generale prussiano pieno di odio. Ma arrivo. Tutto crollò. Giocai l'ultima carta. La guardia imperiale. I miei invincibili. Quegli uomini alti 2 metri con i colbacchi di pelo d'orso che non avevano mai conosciuto la sconfitta in 20 anni. Li vidi marciare su per la collina, al suono dei tamburi, solenni come in una parata funebre. Ma il fuoco inglese li falciò a bruciapelo. E poi accadde l'impossibile. Un grido si levò tra le file francesi, un grido che non si era mai udito. «La garde recule!» La guardia indietreggia. Fu il panico totale. L'armata si dissolse nel caos. Io cercai la morte sul campo. Entrai in un quadrato sperando in una pallottola inglese che mi liberasse, ma i miei ufficiali mi trascinarono via con la forza. «Sire, dovete vivere!» Vivere? Per cosa? Mi consegnai agli inglesi, sperando nella loro nobiltà d'animo. Chiesi asilo politico come Temistocle alla corte persiana. In cambio mi misero su una nave, il Bellerophon, e mi portarono non a Londra, non in una villa in campagna, ma verso un'altra isola. Un'isola sperduta nell'Atlantico meridionale, un vulcano spento battuto dai venti e dalle nebbie tossiche. Sant'Elena. La mia tomba prima della morte. Eccomi qui, ridotto a misurare la mia vita in passi su un pavimento di legno che scricchiola sotto il peso dei miei ricordi e dei miei rimpianti. Sant'Elena. Un nome che suona come una condanna a morte lenta. Un'isola di roccia vulcanica persa nell'Atlantico meridionale, battuta da venti costanti e avvolta da una nebbia che penetra nelle ossa. Qui, l'uomo che ha ridisegnato i confini del mondo è costretto a combattere battaglie meschine contro l'umidità, contro i topi che infestano Longwood House e soprattutto contro Sir Hudson Lowe, il governatore inglese, il mio carceriere. Un uomo piccolo, un burocrate senza anima che gode nel negarmi i giornali europei, che conta la legna per il mio camino come un avaro
e che insiste nel chiamarmi Generale Bonaparte, rifiutandosi di pronunciare il titolo di imperatore. Crede, nella sua mediocrità, di potermi degradare togliendomi un titolo. Non ha capito che la grandezza non risiede in una corona o in un trono, ma nell'uomo che la indossa. Le mie giornate sono un'agonia di noia. Io, che ero abituato a dettare a 4 segretari contemporaneamente, mentre cavalcavo verso una battaglia decisiva, ora passo le ore a guardare l'oceano infinito, sperando invano di vedere una vela amica all'orizzonte che venga a salvarmi. Ma non arriverà nessuno. L'Europa ha paura di me anche ora che sono in catene. Hanno paura che io possa fuggire di nuovo, che possa incendiare i cuori dei popoli con una sola parola. E forse hanno ragione. Ma se il mio corpo è prigioniero, la mia mente è libera. Ho capito che la mia ultima grande battaglia non si combatterà con i cannoni o con le sciabole, ma con la carta e l'inchiostro. Detto le mie memorie al conte de las Cases, costruisco, pagina dopo pagina, il memoriale di Sant'Elena. Riscrivo la storia prima che lo facciano i miei vincitori. Mi dipingo non come il tiranno sanguinario che loro descrivono, ma come il liberatore, il Prometeo che ha rubato il fuoco della libertà per darlo ai popoli e che per questo è stato incatenato alla roccia e divorato dall'avvoltoio inglese. Trasformo la mia sconfitta in un martirio glorioso e so, con la certezza matematica che mi ha sempre contraddistinto, che vincerò questa guerra postuma. La salute mi abbandona. Sento un dolore sordo allo stomaco, una lama che mi scava dentro giorno e notte. È il male di famiglia, lo stesso cancro che si portò via mio padre. O forse è il veleno lento dell'inattività e del clima pestilenziale di quest'isola maledetta. Alcuni dicono che mi stiano avvelenando con l'arsenico, chissà. Guardo il mio corpo, un tempo snello e nervoso, ora appesantito, giallo e gonfio. Le mie gambe, che hanno marciato dalle sabbie d'Egitto alle nevi di Russia, faticano a reggermi, ma è il cuore a farmi più male dello stomaco. Penso a mio figlio, il re di Roma, l'Aiglon, l'Aquilotto. Lo tengono prigioniero a Vienna, alla corte di suo nonno, l'imperatore d'Austria. Lo stanno educando come un tedesco, gli stanno insegnando a dimenticare il francese, a dimenticare suo padre. Non lo rivedrò mai più. Questa è la vera tortura, peggiore di qualsiasi esilio. E penso a Maria Luisa, che non ha avuto il coraggio di seguirmi, che si è rifatta una vita tra le braccia di un altro, mentre io marcivo qui. Ma soprattutto, nelle notti di tempesta, quando il vento urla contro le persiane di Longwood, vedo il volto di Giuseppina, la mia buona Giuseppina, l'unica che mi abbia amato per quello che ero, non per quello che avevo. È morta invocando il mio nome, mentre io ero all'Elba. Avrei dovuto morire a Mosca, nel fuoco del Cremlino. Avrei dovuto morire a Waterloo, caricando con la vecchia guardia. Invece il destino ha voluto che morissi qui, lentamente, come una candela che si consuma in una stanza chiusa. Arriviamo alla fine. È il 5 maggio dell'anno 1821. Fuori infuria una tempesta terribile, come se la natura stessa volesse accompagnare la mia dipartita. Gli alberi che ho piantato con le mie mani vengono sradicati dal vento. Sono steso nel mio letto da campo, quello stesso letto che ho usato ad Austerlitz. La febbre mi divora. La realtà si confonde con i ricordi. Vedo i miei marescialli intorno a me. Vedo Lann, morto tra le mie braccia a Essling con le gambe maciullate. Vedo Bessières, ucciso a Lützen. Vedo i volti dei soldati che ho lasciato nel ghiaccio della Berezina. Mi chiamano. Stanno riformando i ranghi nell'aldilà. Sento il rombo dei cannoni. È Marengo? È Iena? No, è il tuono. Ma per me è la stessa musica dolce. Provo a parlare. Le parole escono a fatica, rantoli spezzati. France, Francia, la mia amante, la mia ossessione, la mia unica sposa. Armée, esercito. La mia famiglia, la mia forza, i miei figli. Tête d'armée, testa dell'esercito. Sono ancora al comando, devo guidarli. Avanti, soldati! Joséphine! E poi il silenzio.
Il grande corso ha smesso di respirare. L'orologio si ferma alle 17:49. Mi hanno seppellito in una valle senza nome, sotto 2 salici piangenti, sigillando la tomba con lastre di pietra pesanti e cancellate di ferro, per paura che qualcuno rubasse il mio corpo. Non hanno scritto Napoleone sulla lapide, perché Hudson Lowe lo ha proibito. Hanno lasciato la pietra nuda. Credevano di avermi cancellato dalla faccia della terra. Si sbagliavano. 19 anni dopo, nell'anno 1840, la Francia si è ricordata di me. Il re Luigi Filippo, per placare il popolo che ancora mi venerava, ha mandato una nave, la Belle Poule, a riprendermi. Quando hanno aperto la bara, hanno trovato il mio corpo intatto, quasi incorrotto, come se stessi solo dormendo un sonno tranquillo. La mia uniforme era scolorita, ma il mio viso era sereno. Il mio ritorno a Parigi è stato l'apoteosi che non ho avuto in vita. Nevicava quel giorno di dicembre. Centinaia di migliaia di persone piangevano lungo gli Champs-Élysées, mentre il mio carro funebre, alto come una montagna d'oro e velluto viola, trainato da 16 cavalli neri, passava sotto l'arco di trionfo che io stesso avevo ordinato di costruire. I vecchi soldati, ormai canuti, curvi e poveri, indossarono le loro uniformi logore per salutarmi un'ultima volta, gridando «Vive l'Empereur!» con voce rotta dal pianto. Ora riposo agli Invalides, sotto una cupola d'oro, in un sarcofago di porfido rosso di Finlandia, circondato dalle mie vittorie scolpite nel marmo. Ma la mia vera tomba non è lì. La mia vera tomba è nella memoria del mondo. Ho lasciato un codice civile che è la base delle leggi di mezza Europa. Ho creato licei, università, la Legion d'Onore. Ho abbattuto i ghetti ebraici. Ho risvegliato il nazionalismo in Italia, in Germania, in Polonia. Ho dimostrato che un piccolo ufficiale corso, partito dal nulla, può diventare il padrone dei re. Sono stato un tiranno? Forse. Ho sacrificato milioni di vite? Sì, e me ne assumo la responsabilità davanti alla storia e a Dio. Ma ho anche spazzato via 1000 anni di feudalesimo ammuffito. Ho costretto il mondo a entrare nella modernità a colpi di cannone. Guardate l'Europa di oggi. Ovunque ci sia una legge scritta, ovunque ci sia un merito riconosciuto al di là della nascita, ovunque ci sia un soldato che porta nello zaino il bastone di maresciallo, lì ci sono io. Io non sono morto quel 5 maggio. Io sono diventato un'idea. E le idee, amici miei, sono a prova di proiettile.